Questo video parliamo di un obiettivo che è un po' grandangolare, ovvero il Fisheye 7 Artisans 7.5 f2.8. Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e come avete visto stiamo utilizzando già questo obiettivo fisheye della 7 Artisans che ha un prezzo di circa 150 euro. Viene prodotto solamente per corpi macchina APS-C per Fujifilm, Sony, Olympus e Panasonic. Nel particolare sto utilizzando questo obiettivo nella variante per Fujifilm con la XS10. Il 7.5 mm della 7 Artisans è un obiettivo completamente manuale. Questo vuol dire che sia la messa a fuoco sia l'apertura del diaframma devono essere impostati manualmente con le ghiere che troviamo sull'obiettivo. Inoltre è importante impostare sul corpo macchina che la macchina fotografica possa scattare fotografie e registrare video anche quando non viene rilevato nessun tipo di obiettivo. Questo perché essendo l'obiettivo manuale non ha nessun tipo di elettronica e quindi non c'è modo di comunicare alla macchina fotografica che effettivamente è stato attaccato un obiettivo. Il fatto che sia manuale comunque non comporta nessun problema a livello tecnico nelle fotografie, l'unica difficoltà aggiuntiva che abbiamo è il fatto che non abbiamo la messa a fuoco automatica, quindi sulla macchina fotografica se ne abbiamo la possibilità è utile attivare le opzioni che assistono alla messa a fuoco, come per esempio il semplice zoom sul dettaglio che stiamo mettendo a fuoco, oppure per esempio sulle Fujifilm esiste il Focus Peak, che è una modalità dove la macchina fotografica segna con dei pixel di vari colori dove è il piano di messa a fuoco perché viene rilevato il punto di massimo contrasto dell'immagine. Se avete fretta vi posso direttamente dire quali sono le mie conclusioni su questo obiettivo, ovvero che mi è piaciuto davvero tanto. A questo prezzo abbiamo una qualità costruttiva stupefacente e la qualità di immagine è molto superiore a quanto mi aspettassi. Infatti per questo tipo di obiettivi pensavo che sarebbe stato un obiettivo divertente da utilizzare, ma molto poco nitido, con immagini solitamente sfocate, con tante aberrazioni, insomma poco utilizzabile per prodotti più seri. E invece come vedete da queste riprese anche a f2.8 nella parte centrale almeno dell'inquadratura l'immagine si mantiene abbastanza nitida. Chiaramente non è un obiettivo per foto e video normali, visto che ha un angolo visivo di 190 gradi, quindi addirittura vede più indietro del piano su cui si trova e è molto facile anche far comparire delle dita nelle fotografie, quindi dobbiamo sempre stare attenti di mantenere tutto quanto quello che non vogliamo nella fotografia il più indietro possibile. Essendo un campo visivo così ampio, anche nella paesaggistica non è un obiettivo che può essere utilizzato in maniera classica, visto che è molto difficile isolare delle parti delle fotografie. Però è molto divertente da utilizzare in ambienti piccoli, per esempio come questo, dove vogliamo far vedere comunque magari il soggetto e più possibile intorno a lui, e con il fatto che l'obiettivo mette a fuoco anche così vicino, 15 cm, è possibile ottenere delle fotografie di ritratti, per esempio, che sono comiche e un po' surreali. Come ho detto, la qualità costruttiva è sorprendente, già la presentazione all'interno di questa scatola promette bene e non sembra di un obiettivo economico, ma una volta aperto vediamo che l'obiettivo è completamente di metallo e ha anche un paraluce integrato nell'obiettivo stesso che protegge la lente esterna, che è questa lente semisferica. Le ghiere si controllano con precisione e sono fluide. Da notare che quella dell'apertura del diaframma non ha i click, quindi vuol dire che passando da uno stop all'altro non avvertiamo nessun tipo di feedback da parte dell'obiettivo. Questo per chi registra video è sicuramente un punto a favore perché permette di cambiare l'apertura del diaframma senza avere dei blocchi durante la ripresa. Visto che è un obiettivo così ampio può essere facilmente utilizzato per vlog o video di viaggio, ma dobbiamo tenere presente che non è un obiettivo stabilizzato, quindi conviene avere un corpo macchina con la stabilizzazione interna o ancora meglio utilizzare, come in questo caso, un gimbal. L'apertura del diaframma di f2.8 ci permette di fare fotografie e video anche in condizioni di scarsa luminosità e mettendo a fuoco più vicino possibile riusciamo addirittura ad avere un po' di sfocato nello sfondo.
Fa capire quanto mi sia piaciuto questo fisheye il fatto che l'unica vera pecca che riesco a trovare sta nel tappo di metallo che non si attacca così saldamente all'obiettivo e a volte si sfila da solo. Il 7 Artisans 7.5 mm f2.8 non è sicuramente un obiettivo tuttofare e anzi non si adatta quasi a nessuno dei generi classici di fotografie, perché ha una forte distorsione e un campo di vista molto ampio, ma proprio queste due caratteristiche fanno sì che possiamo ottenere degli scatti con un loro carattere e una loro unicità. Infatti veniamo spinti e veniamo motivati a cercare punti di vista sempre più particolari o, come nel mio caso, potete ritrovarvi all'interno di una galleria sotterranea. Come sempre, per dubbi o suggerimenti potete scrivermi a carlo@player2.com, sempre che io riesca a uscire di qui, e potete iscrivervi alla newsletter di Player 2 Lighting a player2.com/newsletter, e ovviamente potete seguire Player 2 Lighting anche su tutti i vari social network, visitare il sito di Player 2 Lighting a player2.com e visitare anche il forum a player2.com/forum. Per questo video è tutto e forse ci vediamo al prossimo. Per ora io scappo. Però forse mi riprendo la macchina fotografica. Via.